Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Aquario e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di luglio 2026. Abbiamo la carta della temperanza, amici dell'Aquario. Diciamo che è un periodo tranquillo dove probabilmente potrete dedicarvi ai... Non so perché, ma sento il piacere dell'arte. Per qualcuno è come se fosse un momento da dedicare all'arte, alla propria espressione interiore. È un momento comunque dove cuore e mente hanno come bisogno di essere riequilibrati. Vi faccio notare una cosa che vedo adesso. Questo gatto ha un occhio giallo e un occhio azzurro. Diciamo che il giallo può essere associato al giorno, allo yang, mentre l'azzurro alla notte, allo yin. Ok, andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata mi può contattare via mail oppure potete mandarmi un WhatsApp. Sotto in descrizione trovate il numero di telefono. C'è anche il link per il percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti, i link alla pagina web e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Ah, c'è anche la promozione di luglio attiva. 7 di coppe. Asso di coppe. Abbiamo il diavolo, 8 di spade, abbiamo l'appeso, giustizia, la morte e la forza. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'andamento energetico più importante del mese. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere amore, lavoro, denaro, i vari settori, insomma. Allora, partiamo da questo 7 di coppe. 6 di spade imperatore. Potrebbe essere, diciamo verso metà luglio, un momento dove metterete un po' sotto esame il vostro modo di pensare, le opportunità di espansione che magari avete o le alternative semplicemente che avete o che avete pensato di avere. Perché vi dico così? Perché c'è un 6 di spade che mi parla di credenze limitanti, di qualche cosa che voi avete imparato, di un modo di pensare, di alcune aspettative magari che voi avete nei confronti di voi stessi piuttosto che della vita, del lavoro, del partner o di chi che sia. E c'è come da... cioè come se fosse un momento per rimettere in ordine queste ideologie, secondo me. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Stanno facendo dei lavori, spero che il rumore non si senta tanto e che non disturbi. Wow, asso di pentacoli e fante di coppe per l'asso di coppe. Qui ragazzi potrebbe esserci nettamente un nuovo inizio, considerato che è un asso di coppe, non vi nego che potrebbe essere un inizio romantico, però anche concreto con questo asso di pentacoli. Andiamo a vedere il diavolo. Potrebbe essere un'offerta che arriva. Diciamo che avete un imperatore inizio lettura, non vi nego che per qualcuno potrebbe
essere una nuova conoscenza. Per qualcun altro potrebbe fare riferimento al padre o alla paternità in qualche modo, o al padre interno potrebbe anche essere. Il padre interno è colui che ci dà la direzione, che ci dà le regole, l'ordine, la struttura. Allora, per il diavolo abbiamo la carta della luna, un 8 di spade e la sacerdotessa. Qui c'è qualche proiezione che rivediamo già qui all'inizio con questo 7 di coppe, che vi fa probabilmente avere un'idea della situazione, di queste possibilità che potreste avere, o potrebbe essere di questo nuovo inizio, vi fa avere come questa visione un po' pessimista con questo 8 di spade. Io credo che la vostra visione faccia riferimento al 6 di spade, a quello che avete imparato durante l'infanzia, a come siete stati cresciuti, a quello che avete sentito più spesso dire in famiglia, che potrebbe essere credenze limitanti, qua. Quindi, non lo so, il denaro non cresce sugli alberi, piuttosto che la vita è sacrificio, piuttosto che se vuoi arrivare da qualche parte devi lavorare come un mulo. Credenze, ok? Noi crediamo a quello che ci dicono e lo adattiamo. Non ci chiediamo se è vero o no, o se può essere diverso. Sento che è un po' quello il tema del 7 di coppe. E qui il diavolo mi rappresenta l'ego, quello che potrebbe condizionarmi o tenermi sotto scaccomatto, che è un po' il mio modo di pensare, il mio modo di vedere la vita, il mio modo di proiettare me, gli altri, i miei obiettivi. Andiamo a vedere l'otto di spade perché ce l'avete anche qui. Abbiamo un 6 di coppe e un re di coppe. C'è qualche sogno romantico qui, o avete romanticizzato un sogno o una persona. Qui potrebbe essere il padre, il partner, il capo. Abbiamo imperatore e re di coppe. Andiamo a vedere questo appeso. Perché l'appeso 8 di coppe, 7 di coppe, cavaliere di pentacoli e morte. Io credo che qualcuno di voi sia attaccato in qualche modo ad un ideale, ad un'idea, ad una proiezione che per qualcuno con questo 6 di coppe potrebbe essere una proiezione d'infanzia, e che qui è come se fosse giunto il momento, con questo appeso al contrario, di sbloccare. Ed è un po' il leitmotiv del periodo, perché qui abbiamo un 6 di spade, c'è da sbloccare una mentalità, un modo di pensare, un modo di vedere le cose, un modo di controllare, un modo di condizionarvi, mi viene da dire, con questo diavolo. Andiamo a vedere la giustizia, perché di nuovo un'altra carta che, come la temperanza, mi parla di riequilibrare certe cose. Abbiamo un 2 di spade. La giustizia è anche una carta che taglia quello che non serve più, e un 3 di bastoni. È come se doveste schiarirvi le idee su quali sono i vostri obiettivi futuri, fondamentalmente, lasciando stare quello che avete imparato, quello che si aspettano gli altri, quello che si sono sempre aspettati da voi, quello che state, non lo so. Sapete, la crisi di mezza età, secondo me, veniva chiamata così una volta e adesso possiamo chiamarlo quasi risveglio spirituale, no? Sono molto simili. Nel senso che è come se ad un certo punto, tra i 40 e i 50, ci fosse un momento dove uno si chiede: ma quello che io ho fatto fino ad adesso è veramente quello che volevo fare, o è quello che mi è stato insegnato, quello che mi hanno detto che si aspettavano da me? Perché normalmente succede in questa fascia d'età, perché fino ai 40 anni tecnicamente si lavora un po' il karma familiare. Dai 40 in poi, 45, così, si lavora al proprio. Quindi è come se foste in un momento, adesso dipendendo dall'età che avete, e molte volte questi passaggi possono venire prima o dopo la fascia di età che vi ho detto, però comunque anche qui abbiamo la morte, c'è un cambiar pelle. Andiamo a vederla questa morte. È un cavaliere di pentacoli, è come se doveste smettere di aspettarvi l'appoggio di qualcuno
o il dover convincere qualcuno. Cioè probabilmente è come se avessi bisogno del benestare di qualcuno qui. Le vostre idee, le vostre ideologie sono grandiosi, sono geniali, può partire qualcosa, ma è come se avesse sempre bisogno di un sì, fallo o sì, sei sulla giusta strada da qualcun altro. E qui io sento che dovete un po' lasciar stare questo modo di fare, dovete tagliare con questo atteggiamento, con la carta della forza, a prendere il coraggio a quattro mani e fare le vostre scelte, gestirvi la vostra vita, creare la vostra vita. Andiamo a vedere questa forza. 3 di spade e sole. È come se doveste smetterla di sacrificarvi per soddisfare. Mi stava venendo un'altra parola, perché era una traduzione dello spagnolo, però vabbè. Le aspettative degli altri, più che tutto chiedetevi che cosa volete voi, che cosa è giusto per voi. Vi dirò, qui è anche un po' quello che vi meritate, secondo me, con questa giustizia, perché la giustizia fa riferimento alla legge di compensazione. Tanto vi è stato tolto, tanto vi viene dato. E qui io lo sento un po', noi pensiamo con il 6 di spade che le cose debbano andare in un certo modo e ci condizioniamo, ci vincoliamo. E invece qui si tratta proprio di cambiare il modo di pensare, di tagliare con certi pensieri che non servono più. E brillare di luce propria, ragazzi. Io sento che qui avrete il sole e la giustizia alla fine. Leone, tanto leone qui. E c'è un 3 di spade al contrario. Io sento che, ed è per quello che c'è la temperanza, è come se piano piano, prendendo in mano la vostra vita, i vostri pensieri, cercando di capire ehm, cosa vi serve ancora, cosa non è vostro, invece bisogna lasciare indietro, piano piano, è come un po' togliere gli strati della cipolla, sento. Arriverete alla vostra essenza e qui piano piano avviene la guarigione con questo 3 di spade. Allora ragazzi, andiamo settore per settore, partiamo dalle persone che sono, partiamo dal lavoro e dalle persone che sono disoccupate. Ci sono degli assi effettivamente. Allora, ci sono gli assi, c'è la giustizia, effettivamente qualche tipo di lavoro potrebbe iniziare. Non credo che sia un lavoro che poi si dimostri come ve lo vendono. Cioè nel momento in cui parlerete il lavoro è questo e quell'altro, poi in realtà quando sarete lì sul posto di lavoro sarà un po' diverso. Però tutto sommato sento che sarà positivo per voi, perlomeno con questa carta della temperanza si può dire che smuoverà le acque, mi viene da dire. Per chi fosse occupato, allora, se state aspettando qualche tipo di trasferimento, secondo me potrebbe arrivare. Se lo volete chiedere, è un buon momento per chiederlo. Io ho come l'idea che qualcuno di voi potrebbe avere come dei progetti, delle idee nuove da voler presentare, potrebbe essere un vulcano di idee in questo periodo da presentare al capo. La sensazione che ho è che dobbiate cambiare modo di porvi al capo, cioè più come vincenti, più come non tanto. Sì, siete un po' in questa fase del devo convincerlo o convincerla. Avete dei progetti, ci sono delle cose che volete fare, ma sento che, non lo so, per qualcuno di voi sarete talmente stufi del posto di lavoro in cui siete, che potreste iniziare veramente a cercare altre alternative, qua. Più solide, più remunerative, dove magari potreste rivestire ruoli più alti. Non sento che finirà qualcosa, sento più che se non siete soddisfatti del posto dove siete, inizierete a cercare altro. Diversamente, se state, sì, sento che ci sono come dei progetti da proporre, però
Sì, forse qualcuno potrebbe essere preso in considerazione, ma non bene come potrebbe. Se siete autonomi, ragazzi, allora io sento che in qualche modo le cose si sbloccano, vanno avanti, potreste effettivamente ricevere come un'offerta. Non la sento molto corposa perché è un fante di coppe e qui avete il cavaliere di coppe che è girato al contrario, quindi è come se o facesse fatica a concretizzarsi o ci sono come dei lati ciechi di questa offerta che c'è bisogno di legalizzare, tra l'altro, se dovete firmare dei contratti o comunque se ci sono degli accordi che dovrete prendere, mettete sempre tutto per iscritto e con la carta della giustizia. Però sento che ci sono come delle buone possibilità di collaborazione, ma non mettetevi in condizione di dover essere voi a chiedere. Ti va se facciamo questo? Io ho pensato a questo progetto. Deve essere più come un rapporto paritario. Allora, io ho pensato che tu potresti occuparti di questo, io potrei occuparmi di questo e potremmo lavorare insieme. Senza aspettare che l'altro dica sì o no, voi comunque quella roba lì la mettete in piedi. Poi se l'altro o l'altra c'è, bene, è un valore aggiunto, se non c'è, voi andate avanti lo stesso. Se parliamo di denaro, allora qui ho la sensazione, ragazzi, che soprattutto se fosse. Allora vi dico, ci sono due settori che secondo me si incrociano, che sono il denaro e la famiglia, o comunque c'è qualche questione di tipo burocratico che dovrete un po' risanare in famiglia, che dovrete riequilibrare, rimettere a posto, riportare in ordine. Potrebbe esserci la necessità di un atto notarile, di questa giustizia, di burocrazia, di un avvocato per qualcuno, o proprio di mettere tutto nero su bianco, magari anche in via informale. Però c'è come da delimitare dei confini a livello familiare, ok? Sì, anche perché non lo so, sento che c'è come una situazione che fa un po' ristagnare l'energia vicino a voi a livello familiare. Ehm, ok, parliamo di soldi veri e propri, a parte le questioni burocratiche. Allora, c'è la giustizia, vedo contratti, c'è un asso di denari, potrebbero arrivare delle sorprese, dei soldi in più, qualche aiuto inaspettato. E considerata come finisce la lettura, devo dirvi che secondo me le vostre finanze a fine di luglio saranno più gonfie rispetto ad adesso. Quindi diciamo che si va verso anche lì una guarigione da un punto di vista finanziario. Anche un'espansione mi verrebbe da dire. Io sento che c'è qualcuno che potrebbe ricevere come un'offerta di investimento, un'offerta di guadagno, un'offerta di collaborazione. Dovete pensarla un po', però secondo me può essere positiva. Per quello che riguarda invece eventuali progetti doveste averne, allora io sento che c'è un progetto che qualcuno di voi ha che pensa di poter realizzare solo con una persona specifica e che senza questa persona non si possa. Ed è un po' il tema di cui vi parlavo prima, no? Quando parlavo degli autonomi. Voi comunque andate avanti con il vostro progetto, poi se c'è qualcuno che si aggiunge cammin facendo e vi porta un valore aggiunto, bene, però voi lavorate su questa dipendenza dagli altri di cui mi parla il diavolo, il fatto di essere sempre dipendenti dal benestare di qualcuno, dall'aiuto di qualcuno, dai soldi di qualcuno, dal tempo di qualcuno, dalle conoscenze, dagli strumenti e via dicendo. Parliamo di relazioni romantiche. Allora, ragazzi, con questo asso di coppe, l'asso di denari e un imperatore così a inizio lettura, secondo me, se non avete nessuno, potrebbe effettivamente indicare la conoscenza di qualcuno. Potrebbe essere una persona con la quale avete una differenza di età, secondo me anche importante in certi casi.
C'è un bellissimo asso di coppe, secondo me può nascere perlomeno un'amicizia, diciamo che è un sentimento pulito, genuino. Ehm, Tecnicamente l'asso di coppe parla di innamoramento, però non voglio illudervi troppo. E diciamo che c'è anche un asso di pentacoli, quindi mi sembra un inizio piuttosto concreto, piuttosto emotivo, gioioso, giocoso, bello, che vi apre il cuore. Credo che con questa giustizia ci sarà come da mettere un po' le cose in chiaro su quello che volete voi, su quelle che sono le vostre aspettative o il vostro passato potrebbe anche essere con questo 6 di spade, per la serie questi sono i miei non negoziabili. Però io ho come l'idea che potrebbe nascere una bella relazione in equilibrio. Sicuramente con questa carta del sole può partire da una amicizia sincera, dove c'è rispetto, dove c'è affetto, c'è verità, onestà. Se parliamo di persone che sono in una relazione, allora adesso dipendendo da quanto è che vi state frequentando, però sento che qui c'è come un nuovo inizio all'interno della relazione. Vi dico che con questo fante di coppe sento che potrebbe proprio esserci come una proposta. Vi dico un asso di denari, potrebbero farvi dei regali, proporvi un viaggio, proporvi proprio di iniziare a fare le cose un po' più seriamente, come quasi di ufficializzare, se vogliamo, il rapporto. Ehm, devo dire che questo fante di coppe non è esattamente quello che voi vi aspettate, però è anche vero che con queste carte siete un po' pronti a prendere quello che è al di fuori delle vostre aspettative, perché le aspettative passate le state elaborando, le state un po' lasciando indietro. Vi sento più aperti, diciamo, più aperti a sperimentare, più aperti a socializzare anche, ragazzi, più aperti a costruire qualche cosa di diverso. Non vi nego che se è un po' che vi frequentate, questo asso di coppe con l'asso di denari mi potrebbero rappresentare l'apertura a tema figli o il concepimento di un figlio, perché c'è anche il sole là in fondo, quindi se state cercando un figlio, c'è un 6 di coppe qui, quindi se state cercando un figlio questo effettivamente potrebbe essere anche un buon periodo. Per le persone che sono in una relazione difficile, clandestina, anche qui sento che le cose si rassereneranno. Io ho come l'idea che potreste incontrarvi, potreste vedervi, potreste avere come questa esplosione del cuore nell'ultima parte di luglio. Ci sarà possibilità di vedersi, secondo me. Se siete in contatto zero, ci sarà come un incontro che sarà uno scontro, cioè vi incontrerete un po' per caso e non vi nego che potrebbe ricominciare un dialogo. Ok ragazzi, andiamo a vedere un oracolo per concludere la lettura. C'è come un qualche cosa che resetta, un qualche cosa che ricomincia. Pronti, carta numero 48, e spingersi al limite, carta numero 36. È come se foste pronti per andare oltre.
Io ho come la sensazione che dobbiate osare quello che non avete mai usato, cambiare il vostro sistema di pensiero, come vi dicevano qua all'inizio. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi può contattare via mail oppure mi potete scrivere un WhatsApp e potete anche fare lo stesso lavoro abbonandovi al canale. In quella parte tratto tutto il tema delle credenze limitanti, però in più ci sono temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto e basso astrale, di kundalini, di come sviluppare i sensi psichici, di come aprire il terzo occhio, di come proteggere il campo energetico. Insomma, c'è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Sono 5 playlist, ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è divisa in 3A e 3B. Sono da guardare in ordine cronologico, però se date un'occhiata i titoli dei video si vedono, sono pubblici così vi rendete un po' conto, no? Bene, detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!